Ci stiamo chiedendo un po' tutti se Star Wars come franchise sia morto. Al cinema non arriva da lontano 2019 e molte serie che sono apparse su Disney Plus ci hanno deluso. Quest'anno praticamente la Lucasfilm ci propone due prodotti. Uno è Mandalorian e Grogu nei cinema e l'altro è Maul Shadow of Lord su Disney Plus. Di quest'ultima vi parleremo in questa nuova puntata di breve recensione che nessuno ha chiesto. Nata inizialmente con l'ennesimo tentativo della Lucasfilm di non buttare via nulla del proprio universo narrativo, lo sai qual è l'unica cosa del porco che si butta? No, quale? Maul è la nuova serie animata di Star Wars dedicata a uno dei personaggi più amati della saga. Fin dalla sua prima apparizione in Star Wars La minaccia fantasma, Maul aveva conquistato il pubblico, anche se la sua storia sembrava conclusa dopo gli eventi di Star Wars Rebels. Poi però nel finale di Solo, a Star Wars Story, compariva improvvisamente in un ologramma, suggerendo l'esistenza di una storia che ancora non conoscevamo, e dopo anni di attesa, eccola finalmente arrivata. La serie si colloca infatti tra Star Wars The Clone Wars e Star Wars Rebels. Nonostante tutte le mie perplessità iniziali, la serie funziona, e funziona davvero bene. Si dice addirittura che la serie prenda ispirazione da idee che George Lucas aveva sviluppato in una serie live action, ambientata nel sottosuolo criminale della galassia. Inoltre è noto che Lucas avrebbe voluto Maul come antagonista principale della trilogia sequel, poi le cose sono andate diversamente. Dal punto di vista visivo, la serie è incredibile, l'animazione è fluida, cinematografica, con uso delle luci e delle ombre che amplifica perfettamente il tono cupo della narrazione. Un po' come George Lucas ha sempre giocato coi generi nei suoi film, passando dalla fantascienza al fantasy, dal western al war movie. Anche qui troviamo un perfetto connubio di influenze diverse. Noir, horror ed espressionismo tedesco convivono benissimo all'interno della serie. Gran parte della serie ruota intorno al capitano Brandon Lawson, investigatore sulle tracce di Maul, ed è probabilmente il personaggio più riuscito della serie. Lawson è doppiato da Wagner Moura, un attore che ha ricevuto diversi premi, Golden Globe, Emmy, ed è stato candidato all'Oscar quest'anno per D'Agente Segreto. Parallelamente seguiamo anche l'apprendista Jedi Devo Izara ed il suo maestro Eiko Diodaki, che vivono in clandestinità in fuga dall'impero a causa della purga dei Jedi, ma Devo Izara vorrebbe affrontare l'impero alla luce del sole. Se Lawson è davvero memorabile, sono invece più scettico sui due Jedi, che ho trovato poco approfonditi e abbastanza derivati rispetto ad altri personaggi già visti nell'universo di Star Wars. Tutta la serie è ambientata su un unico pianeta, Janix. È una città che ricorda molto Coruscant, ma è molto più sporca. C'è un palazzo della polizia che praticamente a me ha ricordato molto il volante di Mad Max Fury Road, non so se è un omaggio, e io ci vedo quello, non lo so. È una storia che parla di caduta, ossessione e identità perduta. Tutti i personaggi sembrano costretti a vivere nell'ombra, schiacciati dalla paura dell'impero. Star Wars ha sempre raccontato il conflitto tra il bene e il male. I suoi personaggi devono continuamente scegliere tra luce e oscurità, affrontandone le conseguenze. Il lato oscuro seduce, promette potere, ma alla fine priva gli individui della capacità di decidere davvero della propria esistenza. Ed è proprio questo il tema centrale della serie. Quasi tutti i personaggi, per motivi diversi, si ritrovano incapaci di controllare il proprio destino. Maul, per gran parte della serie, sembra il grande burattinaio che manipola le vite di tutti gli altri personaggi, ma quando arriva l'impero, e soprattutto quando si trova davanti a esseri molto più potenti di lui, gli Inquisitori e Darth Vader, che gli fanno davvero il culo, capisce improvvisamente di essere stato soltanto un altro ingranaggio del sistema. Nella sconfitta, in una sequenza che omaggia chiaramente a Gollum, Maul realizza che seguendo il suo maestro Darth Sidious, l'imperatore, Palpatine, ha perso completamente il controllo della propria vita. E sì, la Disney non riesce mai a rinunciare ai cameo dei personaggi storici di Star Wars, però qui Vader è usato benissimo, viene rappresentato quasi come un mostro da film horror, una presenza da Michael Myers, silenzioso, avvolto nella nebbia, inarrestabile. Credo sia una delle poche apparizioni di Vader in cui non pronuncia nemmeno una parola, e ricorda tantissimo la visione che Luke ha nella grotta nell'impero colpisce ancora. Almeno il fatto che sia silenzioso ci possiamo spagnare il doppiaggio di Luca Ward, che
è un grandissimo doppiatore, ma su Vader veramente non c'entra un cazzo. Una cosa che mi ha fatto sorridere è che Maul, soprattutto nelle prime puntate, si trova in un corridoio, fa sempre una strage di persone, un po' come hanno già fatto Vader in Rogue One e Luke Skywalker nella puntata finale della seconda stagione di Mandalorian. Se ha funzionato una volta, perché non ripeterla 100 volte? Forse alcuni inseguimenti nei primi episodi risultano perfino troppo frenetici, al punto che a volte è difficile capire esattamente cosa stia succedendo, però nel complesso la serie è davvero notevole. Maul è un ottimo esempio di come si possa raccontare una storia più adulta senza allontanarsi troppo dagli elementi più iconici e divertenti di Star Wars: i duelli con le spade laser, gli inseguimenti, il ritmo avventuroso, un equilibrio che in fondo George Lucas aveva già provato perfettamente in Star Wars Episodio 3: La vendetta dei Sith.